Ciao a tutti, sono Mara di Mosalingua. Benvenuti nella nostra serie di trucchi grammaticali per imparare più velocemente l'italiano. L'argomento di cui parliamo oggi è come esprimersi al presente. Imparare il presente è il modo migliore per iniziare sin da subito a parlare una lingua. Per iniziare, vediamo qualche esempio di presente. Io studio l'italiano. Io mangio una pizza. Io leggo un libro. Hai notato che in queste tre frasi la prima persona del verbo finisce sempre con o? In italiano i verbi si dividono in tre categorie. Quelli che hanno l'infinito in are, quelli che hanno l'infinito in ere e quelli che hanno l'infinito in ire. Per coniugare questi verbi a partire dall'infinito ti basta cambiare la parte finale della parola, che si chiama desinenza. La cosa positiva è che molto spesso queste desinenze sono le stesse per tutte e tre le coniugazioni, quindi memorizzarle non sarà difficile. In basso trovi tutti i dettagli per imparare a memorizzare le coniugazioni dei verbi. Per il momento ti consiglio di concentrarti sulla prima persona, io, sulla seconda, tu, e sulla terza, lui, lei. Vediamo subito qualche esempio pratico con tre verbi delle tre coniugazioni. Prima coniugazione. Infinito in are, verbo imparare. Io imparo l'italiano. Tu impari l'italiano. Lui, lei impara l'italiano. Seconda coniugazione. Infinito in ere, verbo leggere. Io leggo un libro. Tu leggi un libro. Lui, lei, legge un libro. Terza coniugazione. Infinito in ire, verbo partire. Io parto domani. Tu parti domani. Lui, lei parte domani. Adesso vediamo qualche trucco per facilitarci la vita con i verbi. La maggior parte delle volte utilizzerai la prima e la seconda persona per i verbi, cioè io e tu. La buona notizia è che la prima e la seconda persona si coniugano allo stesso modo in tutte e tre i gruppi di verbi, come avrai sicuramente notato. Allo stesso modo, anche la prima persona plurale noi è identica in tutti i casi. Ecco degli esempi. Noi leggiamo. Noi partiamo. Noi scriviamo. Quindi, tirando le somme, le persone che richiedono un po' più di impegno nella memorizzazione sono lui, lei, voi, loro. Solo i verbi del primo gruppo, cioè la coniugazione con l'infinito in are, ha una vocale diversa per la terza persona singolare lui, lei e la terza persona plurale loro. La seconda e la terza coniugazione invece li mantengono uguali. Vediamo degli esempi. Lei lavora, loro lavorano. Nelle altre due coniugazioni, lui legge, loro leggono e allo stesso modo lei parte, loro partono. Voi, la seconda persona plurale, invece cambia in tutti e tre i gruppi, ma è usato raramente. Con questi suggerimenti il tuo apprendimento è veramente facilitato. Ricorda inoltre che con queste tre forme da sole potrai esprimerti in una varietà di situazioni. Abbiamo ancora alcune cosette utili che possiamo notare. In italiano puoi non mettere il soggetto di una frase, io, tu, lei,
il cane e il gatto e via dicendo, mentre in quasi tutte le lingue, come l'inglese o il francese, è obbligatorio. La terza persona singolare ti permette anche di esprimerti con cortesia. In italiano si dice dare del lei, per cui potrai dire lei impara l'italiano? Oppure lei parte oggi? Facile, vero? Ovviamente ci sono anche i verbi irregolari, ma più avanti vedremo che è possibile riconoscere degli schemi che si ripetono e che rendono più facile impararli. In un prossimo video, infatti, ti insegnerò i verbi irregolari più utili da conoscere. Il presente è il modo migliore per iniziare a comunicare. Se non ricordi come coniugare un verbo, basta usare l'infinito. Lo scopo è dare il messaggio. Se dico io andare al cinema di pomeriggio, la frase è sbagliata per la grammatica, ma il messaggio è arrivato sicuramente ed è quello che conta. Quindi non arrenderti. Vedrai che un po' per volta, con la pratica e parlando il più possibile, riuscirai ad imparare e a ricordare tutti i verbi e le loro coniugazioni. Usa tutte le risorse che hai a disposizione. A poco aumenteranno e vedrai che in poco tempo saprai usare il presente in modo perfetto. Grazie mille per aver guardato questo video. Se vuoi sapere più nel dettaglio come imparare e migliorare il tuo italiano, guarda più in basso. E se non lo hai ancora fatto, ti consiglio davvero di iscriverti al nostro canale YouTube. Alla prossima, buon apprendimento!